Per me l'Inter è un pezzo di cuore, è un pezzo di cuore. All'Interclub Brugherio sono vicepresidente, in realtà siamo in due perché ci siamo divisi i compiti, abbiamo un filone che si chiama Brugherio Everywhere, di cui mi occupo io, e l'altro è molto più che un club di cui si occupa l'altro vicepresidente. Everywhere praticamente l'abbiamo coniato quest'anno perché vogliamo essere presenti ovunque giochi una squadra dell'Inter, sia in casa che in trasferta per tutte le squadre. Il club è stato fondato nel 2010, nato praticamente da un'idea dei soci fondatori che erano in coda in Viale Massaua per comprare biglietti alla finale di Madrid, e lì si è pensato appunto di creare questo Interclub. Adesso siamo i primi in Lombardia e quindi abbiamo dei numeri interessanti, dei numeri importanti. Siamo 1218 circa. Noi non soltanto promuoviamo tutto ciò che riguarda i benefit che dà l'Inter come soci Interclub eccetera, facciamo anche azione di coinvolgimento con tutti i nostri soci perché organizziamo anche eventi, incontri, momenti. Il primo lunedì del mese l'aperitivo nel nostro bar e quindi tutti i lunedì ci ritroviamo e beviamo insieme, discutiamo della partita del giorno prima, della prossima eccetera. Cerchiamo sempre comunque di coinvolgere gente e da un paio d'anni abbiamo anche una sede nella quale poter guardare tutti insieme le partite. Siamo una famiglia, cerchiamo appunto di coinvolgere tutti e non solo per quanto riguarda il discorso Inter, come dicevo prima, ma anche col filone molto più che un club, cerchiamo anche di essere molto inclusivi e diventa un bel momento di aggregazione. Abbiamo comunque voglia di aumentare i numeri, è una cosa che facciamo chiaramente perché il club va portato avanti, però la prima cosa è proprio la passione per seguire le squadre, la prima squadra, l'Under 23, il femminile, insomma è una cosa che ci coinvolge, ci travolge ecco, a volte. Dirti la verità, la partita che mi ha colpito con le persone è stata l'anno scorso quando siamo andati in trasferta a Barcellona. A Barcellona è stata una cosa incredibile, eravamo tutti lì, ci guardavamo in faccia, eravamo increduli perché stavamo vincendo. È una roba incredibile, infatti abbiamo delle foto in cui c'è proprio lo sguardo tra di noi, ma cosa sta succedendo? Stiamo vincendo qua ma in una maniera incredibile, poi pronti via subito gol, cioè eravamo impazziti davvero. Poi vabbè, il ritorno in casa è stato anche un'altra cosa incredibile, ma per me quello che è successo a Barcellona veramente mi ha lasciato il segno perché veramente ci siamo davvero emozionati, è stata una cosa indescrivibile. Cerchiamo appunto di coinvolgere anche i giovani, di portarli con noi allo stadio, cercare di insegnargli anche dei valori, perché comunque noi siamo fatti in un certo modo, siamo tifosi che vanno allo stadio per divertirsi, per stare insieme. La mia passione per l'Inter è nata da bambino, probabilmente me l'ha inculcata mio papà, solo che lui non è proprio un tifoso come me, praticante, che adesso vado ovunque, seguo qualsiasi partita eccetera. Lui era molto più quieto, però mi ha trasmesso questa passione ed io mi sono fatto travolgere. Poi avevo gli amici con cui andavo a scuola, con cui andavo all'oratorio, eravamo praticamente tutti interisti e quindi questa passione è cresciuta e sono diventato interista praticamente da sempre, da che ho avuto la cognizione di guardare una partita di pallone sono sempre stato interista. Poi mi hanno portato da piccolo, la mia prima partita è stata nel 79, mi hanno portato a vedere Inter-Juve e vincemmo 4-0, tripletta di Altobelli e ero esploso, davvero.
perché io ero veramente emozionato quando andavo da bambino a vedere la partita allo stadio, ma purtroppo era diverso perché adesso ci sono i social, ci sono le televisioni, quindi tutte le partite vengono trasmesse, tutti i momenti sono visibili. Quando ero bambino io no, quindi chi andava allo stadio aveva visto un qualcosa che non aveva visto nessuno. E io mi ricordo, una cosa che ricordo fortemente è quando entravo allo stadio, salivo i gradini dove poi sbucavo per vedere il campo e sentivo l'odore dell'erba. E questa era una cosa che mi viene la pelle d'oca ancora. E vorrei che i bambini apprezzassero questa cosa e sentissero quello che sento io. Infatti molte volte lo spiego anche, lo racconto. È venuto in sede un signore e mi ha detto: io ho letto, perché noi abbiamo delle chat, per cui a seconda della squadra abbiamo la chat dell'Under 23, la chat del Bar Sport, insomma, leggendo la tua passione mi sono appassionato anch'io, quindi anch'io adesso seguo l'Under 23. A volte mi dicono che sono troppo romantico, che ho troppo cuore, ma io non ce la faccio, per me è così. Per me l'Inter è un pezzo di cuore. È un pezzo di cuore, è così, rimarrà sempre così nella mia vita, da quando ero bambino fino a che non ci sarò più, rimane lì, è indelebile.